Buongiorno, eccoci qui nella seconda tappa della giornata. Siamo alla villa dei francobolli. Questa villa contiene tutta la vita di una famiglia, scomparsa da alcuni anni. Abbandonata dai primi mesi del 2016, fu interessata da un crollo della parte centrale tra i due edifici tra il 2019 e il 2020. Molto probabilmente, quando fu abbandonata, venne dichiarata inagibile e fu abbandonata in fretta e furia per il rischio crolli. Oramai abbastanza vandalizzata, quadri sfondati e francobolli sparsi come coriandoli. E vediamo cosa c'è. Entriamo nel primo stabile. Ecco. Notiamo subito i primi segni di vandalismo. Qui il quadro sempre più sfondato. E ora vediamo un po' che troviamo in giro. Cosa ne pensate di questo vandalismo gratuito? Posso dire? Con censura. Posso dire? con parole dolci. Ma queste cose non sono parole dolci. Chiunque sia stato a fare questo sia delle Beep. È la verità però. Vediamo un attimo che troviamo. Ecco perché è chiamata la villa dei francobolli. Perché qui troviamo tutte quante i francobolli. Però li hanno sparpagliati tutti quanti a terra. Belle anche queste Stefano Richter, libri, la figura della persona che forse viveva qui, delle foto molto antiche, bella questa, e anche la dolcezza dei nonni, bella anche questa. Qui ci sono tutti i libri sparsi per terra che sicuramente hanno tolto da questa bellissima libreria. E purtroppo sarebbe da andare a prendere uno a uno i libri per cercare di ricostruire un attimo la storia, però non si può fare perché è veramente un casino. Strano che non hanno rotto il salvadanaio per vedere se c'era qualcosa dentro. Il salone studio principale, pur essendo piccolo, è molto bello. Doveva essere l'orgoglio del proprietario. Al suo interno fotografie antiche e moltissimi libri. Abbiamo trovato pochissime informazioni riguardanti la casa e chi ci viveva. La cosa sicura è che è stata costruita almeno più di 70 anni fa ed è stata abitata da una famiglia benestante. Il proprietario era sicuramente un appassionato di francobolli e possedeva un'ampia collezione. I più importanti sono stati rubati e tutti gli altri finiti a terra. Qui camminando nel cortile troviamo una Land Rover con guida a destra. L'avevamo aperta prima per vedere. Qui dentro ci sono dei resti di motocicletta. Lì giù possiamo vedere la guida a destra. Qui c'è un'altra macchina nascosta oramai dalla vegetazione. Ora entriamo in un altro stabile, questo qui accanto. Intanto possiamo notare che è praticamente crollato tutto lì, tutto il tetto e tutto quanto. Oh, c'è anche nei garage crollati un'altra bellissima macchina, la Suzuki.
Bella questa, mamma mia. Entriamo nel secondo stabile. Che... oh, lì per terra è tutto crollato. C'è un buco, quindi non bisogna entrare. Vediamo che c'è solo... oh, tutti i PC vecchi. Non so se andare lì. Sono andati i ragazzi prima. Ok, forse sì, lì, ma lì no. Che è tutto crollato. Qua c'è la libreria. Tutte cassette. Un fumo uccide. Foto sì, vediamo qua. Dalla regia di là mi dicono che ci sono delle cassette un po' sconce. Anche qui diciamo che il panorama, tutti i vecchi PC. Tastiere, guardate quanti. Lì ci sono tutti come si chiamano? Non mi viene. Vabbè. Un componente del PC, insomma, l'alimentatore, scusa. Era una cosa facile. Lì ce ne sono 3-4 in fila. Tutte cose, lettori CD, DVD. Attento, e tantissimi giornali. Ecco altro, vediamo. Qui ci sono le foto di com'era la casa e delle videocassette un po' così. La casa del porco. Del porco. Qui ci sono un po' di firme. Le firme di chi viene. E ecco qui. Lì è crollato, completamente crollato. Completamente crollato lì. Ci sono ancora i cosi di Parmalat, le bottiglie di Parmalat, del latte. Il frigo. E tutto qui. Non so se fidarmi, però forse è meglio di no, perché qui è tutto mezzo crollato. Lì possiamo ammirare una motocicletta che manca la ruota davanti. Però è una motocicletta, infatti si vede da questo spiraglio che è tutto crollato, quindi meglio non fidarsi. Lì c'è la motocicletta però. Siamo al secondo piano. Dobbiamo stare attenti che qua è tutto mezzo crollato. C'è il bagnetto. Qui che... le cassette di Formula 1. Sono nuove, andate impacchettate, Ecco. Sì, qui continuiamo la cosa con viste giù, con un po' di cose al vento. Guarda, guarda che... Salendo al primo piano troviamo una cameretta, probabilmente di un ragazzo, in cui facciamo una scoperta abbastanza stramba. Non c'era mai capitata prima. Nell'armadio era strapieno di giornali e videocassette a luci rosse. Angelica Bella! Nei due piani vediamo diversi PC e diversi componenti per costruire un PC. Probabilmente il proprietario o il figlio erano dei smanettoni e devono aver provato ad avviare un'attività di consulenza informatica. Chi lo sa? Vietate ai minori questo video! Ultima stanza che è crollata. Sì. Oh, Diabolic, bello. Ci sono scarpe, altri PC e la scrivania. Bello questo letto un po' decay. Un telefono. Questo non so. Ah, dei dischi per il giradischi. Bella la valigetta anche, guardate. La valigetta con i documenti. Qui c'è una targa.
Esercito italiano. Questo è stato nell'esercito. E chissà che cosa c'è qui dentro. Sicuramente dei documenti importanti. Adesso ho una mano sola, però non posso. Bello anche il comodino. Video abbastanza breve questo qui alla villa dei Francobolli, che poi si è rivelata un po' villa con cassette pornografiche. E speriamo che vi sia piaciuto il video. Mettete mi piace, commentate ed iscrivetevi al canale. Naturalmente non dimenticate la campanellina, perché altrimenti vi perdete tutti quanti i nostri video. Ci sentiamo al prossimo, ciao!